Ciò di cui voglio parlare stasera è la mentalità vincente, probabilmente l'ho affrontata in qualche altro mio micro video, ma è un argomento sul quale occorre sempre tornarci sopra perché io ritengo che sia uno dei problemi più importanti dello sport italiano in genere. Costruire atleti con mentalità vincente. In genere noi aspettiamo a costruire atleti con mentalità vincente quando siamo già nelle fasce più alte, nelle fasce d'élite degli atleti, dove però ci arrivano atleti che vengono da un percorso giovanile in cui poco si è lavorato su questo tipo di costruzione. La mia opinione è che noi in genere non sappiamo gestire il percorso completo di un atleta. Nei settori giovanili dobbiamo incominciare a ragionare sul fatto che quell'atleta sarà fatto, sarà formato quando arriverà in una fascia di 17, 18, 19, 20 anni o 21 e lì si affaccerà alle fasce di elite dove comincerà la competizione, chiamiamola, più vera. Purtroppo quando arriviamo in questa fascia d'età noi ci troviamo degli atleti che hanno il massimo delle peggiori abitudini possibili, intendendo per peggiori abitudini possibili esattamente quelle che non contribuiscono certamente a costruire un atleta vincente. Sono quelle abitudini che fanno sì che una persona non possa essere definito come colui che possiede una mentalità vincente, cioè i nostri atleti in genere non hanno mentalità vincente. Questo dipende dal fatto che nei vari settori giovanili ci preoccupiamo troppo di vincere all'interno di quel settore, che non è di per sé una cosa sbagliata, ma che purtroppo diventa sbagliata quando è l'unica, cioè per cui in ogni fascia di età in cui l'atleta si trova a competere man mano che va avanti, l'obiettivo di chi opera con ragazzi di quella fascia d'età è produrre una vittoria, ma senza andare a valutare con attenzione qual è il rapporto che il ragazzo deve avere con la vittoria. In generale si ha questo rapporto con la vittoria quasi in maniera punitiva, hai vinto e hai perso, come quindi misura del tuo valore, quindi in qualche modo un giudizio di merito su di te, mentre invece bisognerebbe vincere o perdere ricavandone delle indicazioni che hanno a che fare con gli obiettivi di performance degli atleti, cioè per cui quando abbiamo pensato nello sport italiano per non generare pressione nei più giovani, di eliminare le classifiche, abbiamo fatto una classica cosa stupida italiana, cioè una cosa che non serve assolutamente a niente, anche perché comunque i ragazzi le classifiche le fanno nelle loro teste. Il problema è come usano le classifiche e come usano i risultati che ottengono durante la loro prestazione. Il problema è come i tecnici lavorino affinché i ragazzi facciano un uso corretto delle loro classifiche, delle loro vittorie, dei loro secondi posti o dei loro ultimi posti. Il segreto è nell'avere un atteggiamento che favorisce lo sviluppo partendo dalle classifiche, dalle vittorie, dalle sconfitte come un feedback da trasformare immediatamente in un percorso di lavoro da perseguire con attenzione, concentrazione e dedizione pertinentemente alla fascia d'età dei ragazzi. Questo in genere secondo me non viene fatto, cioè per cui in realtà nei settori tecnici ci si preoccupa molto di far sì che l'atleta vinca in quella fascia perché porta onore, porta merito ed è in parte anche comprensibile perché siamo immersi in un sistema che a sua volta valuta anche gli allenatori in funzione di questo tipo di percorso e ci si preoccupa meno di che cosa succede quando l'atleta passa dalla fascia in cui ha operato con me tecnica a una fascia più grande di età in cui opererà con altri settori tecnici. Per cui c'è una sorta di atteggiamento a compartimenti stagni che finisce nel lungo periodo, alla fine con l'essere effettivamente eccessivamente stressante, nel senso che anche l'atleta percepisce questo elemento prestativo come un elemento pressante da parte del contesto, elemento pressante che va ad incidere fortemente talvolta anche sugli elementi motivazionali o che comunque va a incidere nel momento in cui una volta arrivato ad aver passato la fascia dei 18, 19, 20 anni ed entra in quella che io chiamo la terra di nessuno perché si esce bene o male in molti sport dal settore, dall'area di carattere giovanile, entrano in un terreno dove ci si affaccia all'atleta di elite e lì c'è una sorta di vuoto, i ragazzi non sono sufficientemente sostenuti e quindi conseguentemente accestiamo a
una condizione cosiddetta drop out in cui molte persone abbandonano lo sport. Non è certo un problema che le persone abbandonino lo sport al momento che non possiamo pensare di portare in fascia alta tutti gli atleti che iniziano nell'età il più giovane possibile, cioè, quindi è ovvio che se ci sono degli sport in cui si incomincia intorno ai 6, 7, 8, 9, 10 anni e tutti i bambini partecipano per varie motivazioni e sono 1000, non possiamo pensare di portarli tutti e 1000 probabilmente a essere atleti comunque che operano in un settore di alto livello, quindi è fisiologico che ci sia una certa perdita. Quello che secondo me è importante è la qualità della perdita, vedere che molti abbandonano proprio per una condizione, perché c'è uno stacco troppo grosso tra quelle che sono poi le difficoltà che si incontrano quando si diventa atleti d'elite, difficoltà che non sanno affrontare perché non hanno costruito una mentalità vincente prima. E anzi, prima hanno talvolta, sulla base di successi in area giovanile, costruito un'illusione da una parte e costruito una motivazione totalmente estrinseca, quindi totalmente finalizzata esclusivamente a vincere, che nel momento in cui la strada della vittoria non è più percorribile perché si entra in un settore più complesso e più alto e quindi c'è bisogno di applicazioni e di edizioni più ampie, paradossalmente le persone smettono. Cioè, quindi è ovvio che, pur comprendendo che ad ogni livello chiaramente esista una competizione, pur comprendendo che a ogni livello si trovi poi una classifica e che in ogni classifica noi troviamo chi ha vinto e chi ha perso, bisogna imparare ad acquisire la cultura per cui si fa un uso diverso di questi risultati, nel senso che bisogna trasformare questi risultati assolutamente in obiettivi di lavoro e soprattutto in obiettivi di mentalità, cioè quindi usare i risultati per costruire mentalità, non come oggetto finale di un giudizio di merito sei bravo o non sei bravo, ma come un feedback continuo su quelle che sono il nostro atteggiamento, le nostre capacità tecniche e che cosa migliorare di queste per migliorare ulteriormente le proprie classifiche. Cioè bisogna inserire nei ragazzi l'idea del miglioramento continuo, che certo non si esaurisce nel momento in cui semplicemente ci si limita a passare da essere atleti agonisti di una certa fascia d'età ad un'altra.